Questo video è stato sponsorizzato da PCBWay. Ciao a tutti e bentornati in un mio nuovo video. Io sono Floppy e oggi devo raccontarvi una nuova RoboWar. Sono andato a Fidenza con un mio amico e Brettellator e adesso vi faccio vedere un po' di modifiche che gli ho apportato e ancora più importante vi faccio vedere le battaglie come sono andate, perché è andato veramente bene questo torneo. Quindi vi lascio al video. Sto facendo qualche prova per vedere se riesco a sistemare un attimo Brettellator. Guardate cosa è arrivato oggi. È arrivato un pacchetto da PCBWay. Cosa ci sarà dentro? Tante belle cosette. Qualche modulino preso dal loro shop dei gift, ma i pezzi forte sono proprio qui. Guardate qui che belle sono le parti sopra di Brettellator. Qui la chicca è questi posti per i LED. Li ho messi anche sotto, che così abbiamo la prova per vedere se passa anche la luce attraverso il PCB, il che potrebbe fare un bel effetto. Poi queste saranno perfette per essere messe qui in posizione. Guardate che belle, proprio bellissimo, dà un tocco super professional. Ma il pezzo forte è quello dentro questo pacchettino qui. Guardate qui, un'arma in titanio. Oh my god! Wow! È devastante, pesa 3 grammi in più e ha un sacco di energia in più, quindi è tanta roba. Poi guardate che super lavorazioni che fanno a PCBWay, cioè è perfetta. E questa è la lavorazione base senza nessuna rifinitura particolare. Ma guardate che cioè è perfetto quest'arma qui. A differenza del dente è molto più grosso questo qua nuovo. E vedremo come andrà. Adesso sto per fare una cosa che non è da fare, quindi voi non fatelo mai. Ho Brettellator con dentro alla test box, però senza coperchio, che così vediamo quanto riuscirà a lanciare quel pezzettino di legno lì, che dovrebbero essere 120 grammi se non sbaglio, perché l'ultima volta che l'ho colpito si è rotto. Adesso vedrete probabilmente qui la clip. Cosa? Io sono andato addosso a piena potenza con la vecchia arma e si è rotto a metà e quindi è diventato un spaccalegna. Di conseguenza vedremo quanto alto andrà rispetto al muro, e giusto per vedere se arriveremo veramente a lanciare gli altri robot fino al soffitto dell'arena. Adesso vediamo come va. Ok, ora facciamo un attimo il reverse. Ok, fermo. Ora misuro e infatti se vedete, appena zoomiamo possiamo vedere che sono ben 90 cm. Quindi arriveremo a lanciare qualche robot fino al soffitto? No, infatti non è stato così. Però sono più che soddisfatto di come è andato questo test. Dato che i test sono andati bene e quindi il robot è pronto per essere messo in arena, ho costruito un po' di copie, o meglio una copia e una struttura completa senza elettronica, così da averne sempre pronta una in caso di necessità. E siamo andati a Fidenza dai robottari che hanno organizzato un super evento, l'evento CRIC, Combat Robotics Italian Competition, e adesso vi farò vedere com'è andato il torneo. Si trattava di un torneo a doppia eliminazione, quindi avevamo la certezza di fare almeno 2 fight. Hanno partecipato più di 20 robot, tra cui alcuni kit realizzati dai robottari creati proprio per questo evento, per dare la possibilità alle persone di provare questo sport. La prima battaglia l'ho combattuta contro un veterano, ovvero un mio amico da Roma che ha sempre combattuto con i robot e arriva sempre primo. Questa volta aveva un robot nuovo, aveva un vertical spinner che era veramente potente. Adesso vi faccio vedere com'è andata veramente questa volta e chissà, magari sono riuscito a batterlo, chissà, magari no. Io ti corro dietro a te con questo. Sì. Senza zoomare.
Come potete vedere è andata molto bene, a parte la fine che, mi scuso, gli ho dato un colpo al termine della gara, non era mia intenzione, scusami. Il suo problema era che riuscivo a ribaltarlo e faceva fatica a ritornare sulle ruote, quindi io in quel caso riuscivo a colpirlo senza grossi problemi. Dopo anch'io avevo un problema, come vedevate, non riuscivo a comandarlo bene. Questo perché? Perché avevo messo dei motori da 1000 rpm e di conseguenza non ero abituato e andava troppo veloce, non riuscivo a comandarlo. Poi nel momento dell'agitazione è sempre peggio. Quindi anche nei prossimi fight sono passato da questi motori da 1000 rpm a quelli da 500 che erano quelli vecchi. Andrà più piano? Sì, però almeno riesco a guidarlo. Comunque molto bene, prima battaglia andata, vittoria, quindi passiamo alla prossima. La seconda battaglia l'ho combattuta contro un Melty Brain. Questo Melty Brain è fortissimo, è stato fatto veramente bene e in più funziona anche molto bene. Era un problema perché se lui mi colpiva mi distruggeva, o meglio, questo è quello che pensavo e un po' di danni me li ha fatti. Adesso vi lascio al fight che così vedete anche voi com'è andata.
8, 7. Avete visto, io facevo gran poco perché era praticamente impossibile colpirlo. Gli ho dato qualche colpo, ma perché quando era fermo riuscivo a colpirlo senza farmi colpire a mia volta. Di conseguenza mi è andata bene perché a una certa si è bloccato sopra la botola è scesa e ho vinto. Comunque era un fight che io stavo lì, aspettavo che mi colpisse praticamente e speravo che o si bloccasse lui o si fermasse e riuscisse a dargli un colpo e spaccargli qualcosa. Ma è andata bene, dai, è andato giù per la botola, quindi vittoria portata a casa anche questa volta. Il quarto fight era ancora contro il mio amico da Roma. Questa volta era col suo robot di punta, quello che ha sempre vinto. E anche questa volta non è andata diversamente, però qui c'è stato un piccolo problema. Vi lascio al video. Piloti pronti? Premete. Bene. A parte questa sfida tra i due componenti, tra i due avversari, Poco ti si vede subito aggressivo, portando all'angolo il suo avversario, ma Bertella non si fa intimidire. Con le sue luci tenta di scoprire il suo avversario. Partono subito le prede scintille. Bob cerca di alzarlo, facendolo saltare via. Il punto dei venti al massimo, partono in scintille in questo momento. Bertella si fa leggermente in difficoltà con l'elevatore di Poco. E l'è portato quasi all'angolo. 10, 9, 8. E dalla resa, Bertella non si ferma. Sono riuscito a fargli qualche danno. Avete visto, la mia arma fa fuoco e fiamme letteralmente. Però c'è stato un piccolo problema. Mi ha tirato un colpo e il mio interruttore si è spento. Probabilmente l'avrà spento lui, però io avevo il robot completamente spento proprio perché l'interruttore era stato spostato in off. E quindi niente, ho perso anche questa volta. Non sono riuscito a vincere contro Bob the Bouncer, il pluricampione delle Robo War passate. Essendo quindi passato ora al girone degli sconfitti, chi mi sono ritrovato contro? Ancora il vertical spinner di Andrea. Quindi ancora una volta sono contro di lui e vediamo com'è andata. Parte questa prima semifinale perdente, Bertella contro il Rob. Bertella subito riceve i colpi del buon Rob. Rob si sistema e cerca di infliggere più colpi possibili al suo avversario, viene girato su se stesso, ma ora si funziona. Bertella non è sempre molto aggressivo nei confronti del suo avversario e lo fa sempre via. Iniziano a partire i primi pezzi, partono i primi anticipili. Rob è girato sotto il suo corpo, a sistemare il corpo di Vietnam in questo momento. Sono i tardi molto affrontati, 10, 9, parte una presa 8. Intanto vogliono anche pezzi dell'aereo. Si chiudono tutti senza risparmiarsi. Continua a venire messo sopra la porta del suo avversario. C'è una tua vita là per terra. In questo momento fa 30 secondi si afferra la botola. Ricordiamo che il vincitore riuscirà ad andare nella finale dei perdenti. Mentre perdete dovrà amaramente andare a casa. Viene subito all'angolo. Parte di scintille. Non dei scintille, vengono anche fatti segni sulla gabbia di Pecora, che non mi ricordo, non è neanche plexiglass, è comunque un materiale molto resistente che non fa paura ai nostri policarbonato. E mentre dico di policarbonato si apre la botola, quindi in questo momento tutto è possibile. Rob rimane in controllo del match, quindi Bertella cerca di sistemarsi, viene portato all'angolo. 10. Cerca di rispondere sul lato. Si ferma. Un po' più del suo avversario.
al calcio sul bersaglio, tutto bianco. E i grandi cercano di stringersi l'un l'altro nella regola. Sono vietti suoi. Vietti suoi, sempre. E stavolta l'ho vinta in una maniera assurda. C'era da dire che le sue forche sono micidiali, riescono a venirti sotto al robot e spostarti dove vuole. Però ho fatto una mossa inaspettata, retromarcia, gira a sinistra e lui è andato dentro alla botola. Quindi è così che mi sono portato a casa un'altra vittoria nel girone dei sconfitti, ma almeno si va avanti. Questa battaglia è stata fatta contro Overdose, un altro vertical spinner che è veramente potente. L'unico problema suo aveva l'arma in alluminio, quindi era molto morbida. In più, andando avanti nel torneo è rimasto senza ricambi, quindi era un po' inscoccettato, chiamiamolo così. E quindi aveva un po' di pezzi di scotch che mantenevano il tutto insieme. Adesso siamo partiti questa ultima settimana del nostro target. Ovvero che capace di giocare con la fratello, sono sempre di dire, e cerca di non guardare le spalle del suo avversario. E non può aspettare con tutti, via dalle gambe di Overdose, e lo fa saltare completamente. E adesso si fa scusare quelli, ma come è stato un po' prima, comunque si ha preso una piccola crepa nella scorta di fratello. Continua a finire così, fratello si fa super poco, non sta passando via e perde dei pezzi. Continua a dare così. Ho frenato là. La sta sottosegnato. Continua a partono anche pezzi di arena. Ricordando che tutto ciò mancano 30 secondi all'apertura della volta. E se potete piacere la volta, ma quando si comincia a muoversi, viene in alto giro. Continua a finire tutti da quanto questo giocatore può fare 15 secondi all'apertura della volta. Non la rischio. No, non va più. Vai. Non la rischiamo. Questa volta l'ho veramente distrutto, perché gli ho dato di quei colpi veramente micidiali e alla fine sono riuscito a metterlo vicino alla botola, che poi è sceso e è caduto dentro. Quindi un'altra vittoria. E adesso il fight che state per vedere è quello che decretava se ero arrivato secondo o terzo. Era l'ultimo fight, ovvero la finale del girone degli sconfitti. Di conseguenza i robot rimasti erano quelli più forti e indovinate chi c'era? Ancora Bob the Bouncer. Praticamente su questo torneo ho fatto battaglie praticamente solo con i suoi robot. Quindi adesso vediamo com'è andata.
Bene. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dai una volta, 2. È troppo rischioso. E finisce così. Era iniziata molto bene questa battaglia, riuscivo a dare molti colpi ben assestati e sono arrivato a incastrarlo, a farlo incastrare con le sue forche molto lunghe tra l'arena e il bordo dell'arena. Di conseguenza non è stata una win proprio pulita, però si porta a casa. Così siamo arrivati secondi e la finale era contro uno dei robot più potenti e distruttivi che ha distrutto tutti i robot, e era Frank. Quindi ecco qui la finale contro Frank, il robot più distruttivo che io abbia mai visto. Un altro vertical spinner, questa volta molto veloce e potentissimo. Ha già mandato fino al soffitto un sacco di robot e completamente distrutto quello del mio compagno di squadra. Quindi incrociamo le dita e vi faccio vedere com'è andata. Dove prendi i comandi e carico di partenza. Quando siete pronti potete premere il pulsante. Parte il campionato. Anche a questo finale del terzo Power Cake di scuola Batata d'Italia e Costituito, subito con Guerrero. Fratello subito con Guerrero dopo il suo avversario. Frank non sembra in via. Ha fatto subito spinta da parte di entrambi. Era la finale senza sostituzione di colpi, dove è robot. Veramente quel tutto quello che si doveva portare dalla finale. Salta il pezzo, salta il colpo che le uccide veramente un spettacolo incredibile. Frank subito colpi in differenza senza la trasformazione. Fratello con un fratello, una battere costantemente sbalzato via dalla lama di Frank. Tutto ciò mancano 45 secondi della apertura della botola. Botola che potrà decidere il risultato e non deve diventare la botola. Quando anche compatibile in questa finale, è incredibile amici. Frank con i movimenti di assestamento da parte del suo fratello. E il fisico di Prezza che continua a rimanere in posizione. E tutto ciò mancano 20 secondi dell'apertura della botola. 1 minuto e 50 alla fine di questa finale che vengono a 10 secondi di questo terzo torneo. Entrambi continuano a colpirsi in 6 milioni di colpi. Mancano 40 minuti e 40 secondi, 10 secondi al controllo della botola. Salta via Bretella. Si vedono ormai i colpi incassati dal successivo Frank. Manca sia Palermo alla botola e quindi si segnala tutto, salta via una ruota, quindi forse abbiamo quasi visto bene la seconda alla botola. Cerca di colpire, cerca di sistemare il colpo di gatto per farlo cadere, in 2-30. Ho la ruota completamente. Parla il countdown dell'ordine perché non sappiamo. 9, 8, Vai con 17 secondi. Paolo! No, vai! 5, È ancora intero. A parte le robe. Vabbè, ho perso, sì, ma il mio robot era ancora intero. C'è stato l'unico problema che mi ha tolto tutte le ruote. Avevo cambiato ruote, avevo messo quelle in T+, che così ero sicuro che non si spaccavano, però mi sono dimenticato di incollarle con un po' di super attack e quindi niente, si sono tolte e ho perso così il fight. Sarei riuscito a vincere? Praticamente sarebbe stato impossibile, anche perché se avessi vinto avrei dovuto combattere contro di lui un'altra volta, proprio perché lui non aveva mai perso. Di conseguenza è andata così, super soddisfatto perché il mio robot era ancora in grado di muoversi e non c'era niente di così distrutto da dire
Oddio, questo adesso lo butto via. Sì, però adesso non devi far... Aiuto, il robottino che parte. Sono super soddisfatto come è andato perché è ancora intero e quindi insomma il torneo è finito. Sono arrivato secondo perché è impossibile battere Frank e quindi comunque più che soddisfatto. Sono riuscito finalmente anche io a portarmi a casa una crick organizzata dai robottari, quindi un grazie a loro per un ottimo evento come sempre. E soprattutto ricordiamo che senza l'aiuto di PCBWay non riuscirei a fare certi progetti come anche produrre questi pezzi lavorati in CNC per i robot, quindi ancora grazie a PCBWay. Detto questo, il video finisce qui, vi ringrazio per la visione e alla prossima!